Salve a tutti, sono Isotta del canale YouTube Isotta Rap Riflessioni sulle entità paranormali. Sono qui in gita assieme a mio marito presso la trincea Cuzzi a Monfalcone, in provincia di Gorizia, in Friuli Venezia Giulia. Alla mia sinistra abbiamo la quota 98, dietro di me c'è la trincea Giofre, di cui ho parlato nel video 52 e nel video 53, e la trincea Cuzzi, essendo una trincea di prima linea, si trova un po' più avanti e ve la mostrerò fra poco. Mentre ci avviciniamo alla trincea Cuzzi, vi racconto un po' la sua storia. Essa è stata dedicata all'alpino tenente colonnello Amelio Cuzzi, il quale la scoprì per caso e si impegnò a liberarla dalla fitta vegetazione che l'assediava. Il suo ripristino è stato completato dopo la sua morte nel 1998 e questo ripristino è stato completato appunto dal gruppo di alpini di Monfalcone che ha voluto dedicargli questo tratto di trincea. Questa trincea rientra appunto nella prima linea italiana che seguiva la dorsale delle alture di Monfalcone. Da una parte verso est si sviluppa sino alla quota 104, dove termina con un tamburo e c'è una zona dove la trincea forma un cerchio. Mamma mia quanta vegetazione! Dall'altra parte invece si raccorda con la linea arretrata dove che io ho fatto all'inizio diciamo la presentazione e che passa per quota 98 collegandosi con la trincea di seconda linea Giofre. Questo ricordatelo perché ne parlo dopo, il valloncello degli Aceri. La trincea Cuzzi è profonda 2 metri e larga 1,5 metri circa, si estende con andamento curvilineo per circa 30 metri e vi si accede tramite dei gradoni. E in questa trincea si possono notare le feritoie per i fucilieri, una piazzola per mitragliatrice e una postazione per vedetta, e poi anche 2 cavernette per ricovero. La trincea Cuzzi si trova inoltre vicino al valloncello degli Aceri, un importante corridoio protetto e che ospitava un vero e proprio villaggio di guerra, ma questo villaggio lo visiterò in un altro momento e in un'altra gita. Interrompo per un momento il video per evidenziare un fatto venuto fuori con l'ascolto degli EVP delle presunte entità presenti che mi rimproverano e mi dicono che sbaglio quando affermo che la trincea Siracusa Cuzzi è profonda circa 2 metri e lunga una trentina di metri. Ovviamente io mi sto riferendo alla parte di trincea restaurata. Loro invece penso si riferiscano a tutta la trincea, comprendente le parti ancora nascoste dalla vegetazione o addirittura mancanti, per far posto al sentiero principale del parco che la taglia in 2 parti. Infatti, quando sono sul sentiero dicono: non è continuo ora. A questo punto mi domando chi è che ha costruito le scale che portano in trincea e che vi farò vedere fra poco. I soldati o le persone che hanno restaurato questa parte di trincea per potervi accedere? Oggi ci concentriamo invece sulla trincea appunto Cuzzi, che è questa qua. Questi sono i gradoni e questa è la trincea di circa 30 metri. Intanto ce la guardiamo da sopra. Dopo aver sentito questo presunto EVP, ho cercato il nome Carisio sul sito del Ministero della Difesa, banca dati dei caduti e dispersi della Prima Guerra Mondiale, e ho trovato questo milite. Ho omesso il nome per la privacy. Carisio, capitano 93° Reggimento Fanteria, morto il 21 luglio 1915 sul Carso, per ferite riportate in combattimento.
Nel luglio del 1915 il 93° Reggimento Fanteria si trovava a combattere fra le alture di Monfalcone e vi ricordo che la trincea Siracusa-Cuzzi si trova sull'altura di questa città. Il reggimento in quel periodo perdette 1100 soldati. Io adesso sto zitta per registrare gli eventuali EVP. Dopo aver sentito questo presunto EVP, mi sono informata se anche a Monfalcone potessero esserci stati episodi di attacco da parte degli austro-ungarici con un'arma chimica, una miscela di cloro e fosgene, come avvenuto sul Monte San Michele dintorni il 29 giugno 1916, sito non lontano da Monfalcone. Il fosgene è un gas acido estremamente tossico che, se respirato, produce emorragie interne ed insufficienza respiratoria. Le conseguenze del cloro sono tosse e forti dolori al torace, irritazione della pelle e degli occhi. Sono riuscita a trovare che nel 2018 e nel 2021 sono stati rinvenuti nel porto di Monfalcone ordigni bellici contenenti gas benefici, ma potrebbero essere ordigni appartenenti alla Seconda Guerra Mondiale. Ho trovato altresì che il 4 agosto 1916, un mese dopo i fatti avvenuti sul Monte San Michele, vide l'inizio della sesta battaglia dell'Isonzo. L'obiettivo era la quota pelata partendo dalle linee di quota 70 che si trovano in località Selz, per poi arrivare alle quote 121 e 85. La trincea Siracusa-Cuzzi si trova proprio in mezzo. Però questi obiettivi non sono stati raggiunti quel giorno perché le truppe italiane subirono un intenso fuoco di fucileria, mitragliatrici e di lancio di bombe con gas asfissianti. E le truppe austro-ungariche, tra l'altro, avevano lasciato sì le loro trincee, oramai incapaci di contenere l'assalto italiano, ma queste erano state riempite di bombe a gas asfissianti che scoppiarono proprio quando le truppe italiane iniziarono l'occupazione delle posizioni. A questo punto i nostri, non potendo mantenersi sulle posizioni occupate, ripiegarono. Sono riuscita anche a trovare che quel giorno 8 soldati e ufficiali della Brigata Lazio furono colpiti da asfissia. Ho riflettuto molto se mettere o no in evidenza questo pezzetto di video, perché il rumore che si sente è simile a quello che produce un insetto. Ma io sento anche la parola magnara, che in dialetto del sud, così ho letto in internet, significa mangiata. In dialetto locale invece mangiata si dice magnada. Comunque stavo per passare avanti con le analisi, senza evidenziare rumore, bollandolo come pareidolia, quando pochi momenti dopo mi imbatto in 2 presunti EVP che dicono «Non fate cazz» e «Ma sì, magnavo». A questo punto non so cosa pensare, perciò mi limito sì a segnalarvi il pezzetto di video, ma visti i forti dubbi non ve lo propongo come presunta anomalia, ma come curiosità.
Dopo aver sentito anche questo presunto EVP, ho cercato il nome Zaccaro e ho trovato questo milite. Ho omesso il nome per la privacy. Zaccaro, soldato 14° Reggimento Fanteria, morto il 5 giugno 1916 sul Carso per ferite. Nel 1916 il 14° Reggimento Fanteria occupa il settore alle spalle di Monfalcone, a cui vengono assegnati compiti di pattugliamento ed azioni dimostrative, a sostegno degli attacchi affidati ad altre divisioni di fanteria. Io personalmente non so dove è questo tamburo. Non è facile camminare per di qua. Chissà cosa c'è qua sotto. Deve essere il ricovero. E se c'è il tamburo io non lo vedo. Comunque questa è la parte sopra. Adesso me ne sto zitta di nuovo e torno indietro per fare la parte sotto. Quando vi ho raccontato la storia di questa trincea a inizio video, ho accennato che verso est si sviluppa sino alla quota 104, dove termina con un tamburo, una zona dove la trincea forma un cerchio. Io capisco male le indicazioni trovate su internet e penso che il tamburo si trovi alla fine della trincea Siracusa-Cuzzi restaurata, dove mi trovo in quel momento. Come avrete notato, le presunte entità mi riferiscono invece che il tamburo sta sotto e poi mi dicono che loro non stanno su di esso. Dopo aver analizzato questi presunti EVP, incuriosita vado a fare ricerche più approfondite. Riesco a trovare una fotografia e una mappa che ora vi faccio vedere. Ebbene, cosa notate? Il tamburo non si trova alla fine della trincea Siracusa-Cuzzi, come pensavo, ma sotto, tra quota 98 e quota 104. Come mi hanno indicato le presunte entità. Prima di salutarvi, vi mostro un fotogramma del video che mi ha colpito. Io vi vedo 3 presunti volti. Pareidolia? Questo primo video presso la trincea Siracusa-Cuzzi si conclude qui. Un saluto gioioso a tutti e al prossimo video!